Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Come vi ho detto la volta scorsa, qualche video fa, quando vi ho presentato il coltello, quello della Civivi, l'Elementum 2, di quale vi metto magari qui la miniatura, se non l'avete visto andatela a recuperare perché è un gioiellino di folder, veramente, andate a recuperare perché è ad un prezzo veramente ottimo, quindi andate a recuperare il video e vedetelo perché è bellissimo. Bene ragazzi, ma non stiamo parlando qua di quel coltello, ma bensì di questi due pacchi che vi avevo fatto vedere quando ho fatto l'intro di quell'altro video sull'Elementum 2, che vi ho detto che mi erano arrivati due coltelli veramente interessanti. Ebbene, è arrivato il momento di farveli vedere. Bene ragazzi, come avrete intuito dal titolo, stiamo parlando di Zapas. Zapas è un brand polacco, infatti vedete qui Made in Poland. Sono polacchi, onestamente sono una delle realtà più interessanti del momento. Lasciatemi salutare Daniel, col quale mi sono interfacciato tramite mail, che è stato veramente super disponibile. Mi ha pure regalato un bellissimo acciarino che adesso vi faccio vedere, aspettate. Eccolo qui, mi ha regalato anche un acciarino molto gradito, poi lo andremo a provare. Grazie Daniel e speriamo di sentirci. Quindi, come vi dicevo, abbiamo qui due coltelli di Zapas, brand polacco. La cosa che più mi piace di questi coltelli è che non sono i classici coltelli industriali fatti in serie uno uguale all'altro, no, questi hanno un tocco di artigianale. È un'azienda molto giovane e hanno sia macchinari super tecnologici per appunto andare a costruire, però non manca la mano dell'uomo. Infatti loro intervengono tantissimo nella costruzione manualmente, quindi artigianalmente, nel costruire questi coltelli che, raga, sono veramente belli. Ve li ho rimessi qui nella loro confezione giusto per farvi vedere come vi arriva. Come vedete sono uno più grande e uno più piccolo. Questo è una bestia gigantesca, sarà quello che andremo a vedere per primo. La cosa che inoltre mi piace molto di Zapas è che usano acciaio europeo, solo ed esclusivamente acciaio europeo. Guardate quanto è bello, fodero in Kydex, eccolo qui. Questo è, vediamo, ecco, da questa parte è scritto. Questo è l'Ultra Outdoor NMV. NMV sta per l'acciaio, che sarebbe 1-2. E poi mi è arrivato questo qui, che è quello che mi piace di più tra i due. Bellissimo quello, ma questo qui, ragazzi, è molto più bello, almeno per l'uso che ne devo fare io. Eccolo qui. È più piccolo. Questo è il Little Boy. Eccolo qui, Little Boy con acciaio Sleipner, quindi un acciaio svedese. Bellissimo, bellissimo veramente. Anche sentite come entra nel suo fodero, bellissimo veramente. Infatti non esce neanche a cannonate questo qui. Se non andate a immettere qui, c'è anche nel fodero la cosa carina che c'è questo incavo giusto per andare a metterci il dito e farlo uscire. In Kydex, come vi dicevo, e qua ha questo che è più morbido, il passante per la cintura, quindi non ce l'avete qui il passante che va a sbattere nelle costole, ma è più basso alla cintura, quindi la cintura andrà qui ed è molto più comodo da trasportare. Bene ragazzi, io direi di trasferirci in un'altra location perché qui inizia a far vento e comincia pure a far freddino perché dà fastidio, quindi andiamo a casa. Mettiamoci sul tavolo, aggiustiamo l'inquadratura e vediamo come sono fatti. Prima questo e poi questo. Andiamo. Bene ragazzi, eccoci qui rientrati. Mettiamo da parte un attimo il nostro bellissimo Little Boy e concentriamoci sulla bestia che è l'Ultra Outdoor NMV. Noi faremo oggi soltanto un'analisi tecnica dei coltelli, vi descriverò un po'
diciamo sia l'acciaio sia il design. Se volete vedere delle prove veramente dure di questi coltelli, in particolare del modello Handy, se non sbaglio, che è simile a questo qui comunque come dimensioni, vi rimando al video che ha fatto Corrad Bossi, lo trovate su YouTube, è uno youtuber italiano, amante dell'outdoor, della sopravvivenza, del bushcraft, e niente, lui ha messo alla prova un coltello in NMV come questo qui, come acciaio, e si è comportato veramente bene, ragazzi. Andate a vedere il suo video, magari vi metto giù in descrizione il link del video di Corrad, e niente, andatelo a vedere e poi vi fate così un'idea di che tipo di strumenti stiamo parlando. Bene ragazzi, dopo questo endorsement che ho fatto a Corrad, ma se lo merita tutto, andiamo a noi. Iniziamo con la geometria e le dimensioni del coltello. La forma della lama, come vedete, è una drop point, inoltre ha un profilo flat e un'affilatura a 20 gradi. La dimensione: abbiamo 25 cm di lunghezza totale, mentre la lama è di 12 cm. Lo spessore della lama che corre lungo tutto il coltello, infatti è un full tang, è di 4,5 mm, quindi ottimo per un uso da campo, per andare a fare shopping, per andare a fare batoning. Inoltre, come vi dicevo, l'acciaio, lo dice anche il nome, è un NMV. L'NMV sarebbe l'equivalente del nostro O2, ovvero la hosta per oil Ethernet, cioè un acciaio temprato in olio. È un acciaio nato per la costruzione di utensili, per le officine meccaniche, quindi è un acciaio veramente che deve resistere a pesanti carichi. All'interno infatti lui ha l'1,6% di manganese che conferisce molta tenacità. Infatti, oltre ad assorbire gli urti quando andate a picchiarci sopra per andare a spaccare la legna, va benissimo anche per le torsioni, quindi un ottimo acciaio molto resistente. Nonostante ciò, ragazzi, ricordatevi che è un acciaio al carbonio, quindi un aspetto da considerare è che ogni volta che lo andate ad usare asciugatelo bene, in quanto tende, ovviamente essendo un acciaio al carbonio, tende ad ossidarsi. Altra cosa importante, la durezza dell'acciaio, mi ero dimenticato di dirvela, mi sembra che è un 58-59 HRC. Le guancette, in questo caso io ho scelto queste marroni con questo disegno, sembra un po' quel tessuto d'aiuta, in questo caso sono in micarta, però le potete prendere anche in nero, però sono in G10 quelle in nero. Che dirvi, la finitura, guardate che bella finitura che ha, si chiama Stone Wash, infatti stone sta per pietra, infatti è un effetto pietra. Nonostante ciò, ragazzi, ricordatevi sempre di asciugarlo perché comunque è sempre acciaio al carbonio. Bene ragazzi, su questo coltello credo di avervi detto un po' tutto. Passiamo al fodero. Il fodero è un classico fodero in Kydex, molto resistente. Per certi versi so che forse dico un'eresia, ma per certi versi preferisco quello in Kydex a quello in cuoio. Quello in cuoio è bellissimo, ovviamente, anche con questo coltello sarebbe stato molto bello in cuoio, però questo qua è un fodero che maltrattate, usate più con tranquillità. Inoltre quelli in cuoio devono avere sempre la clip che va a chiudere, mentre questo è pronto all'uso, perché vedete? Entra e non esce più, e poi lo tirate fuori così. Altra cosa che mi piace è il passante, che è morbido, quindi asseconda il movimento del corpo ed è messo qui in alto, quindi quando avete il coltello al fianco la cintura passerà qui, quindi questo non vi si andrà a conficcare nelle costole quando vi abbassate. Ha anche abbastanza degli inserti se volete andare ad agganciarci un acciarino, del paracord, insomma un fodero fatto niente di eccezionale, però devo dire il suo lo fa. Bene ragazzi, abbiamo visto l'Ultra Outdoor, adesso andiamo a vedere il Little Boy, Little solo di nome, perché nonostante sia un po' più piccolo di quello lì, ha una capacità di taglio superiore. Allora, andiamo a vedere più, poi il fodero lo vediamo dopo, andiamo a vedere più nel dettaglio. Eccolo qui, guardate che bello. Abbiamo le guancette, in questo caso non sono in micarta ma sono in G10, questo verde oliva. Questa trama zigrinata viene ripresa anche qui, come vedete, nel fodero. Molto carino anche questo piccolo dettaglio. Niente, le dimensioni abbiamo, in questo caso scendiamo a 22 cm, il peso è di 220 grammi e la lama è da 10 cm.
Lo spessore non cambia, anche qui abbiamo uno spessore da 4,5 mm. Questo è ottimo per l'uso, io infatti lo userò molto più di questo, più un uso diciamo per intagliare il legno, preparare il cibo o per un cacciatore se deve andare a preparare la preda, ecco, processare la preda. L'acciaio usato è uno Sleipner prodotto dalla svedese Udelom, detto anche Super D2 perché è un'evoluzione diciamo del D2. Infatti mentre il D2 come sappiamo ha quel piccolo problema, che tanto piccolo non è, di fragilità, questo grazie a una struttura di carburi molto più fine aumenta moltissimo la resistenza. La durezza è di 5960 HRC, la finitura è questa bellissima finitura proprio come l'Ultra Outdoor che si chiama Stone Washed, questo effetto pietra appunto. Poi che vi volevo dire? Ah sì, inoltre non è un inox, ci manca poco, ma non è un inox, infatti lui all'interno ha l'8% di cromo, se non sbaglio per essere inox dovremmo arrivare sul 13-14%, però comunque molto, molto resistente all'ossidazione, molto più di questo. Questo, come vi ho detto, lo dovete pulire, specialmente i cacciatori, se processano delle prede si sporca di sangue, e il sangue è molto... tende a farlo ossidare molto, quindi ragazzi questo lo dovete pulire bene, mentre questo qui è molto più resistente. Inoltre ha una capacità di taglio superiore a quella, nel senso questo qui tende a perdere l'affilatura molto più difficilmente di questo, e proprio come questo soltanto guardandolo comunque lo riaffilate anche con delle semplici pietre, non c'è bisogno di cose di diamantate, cose particolari, basta una passata anche sulla coramella ogni volta che lo usate e questo vi durerà una vita ragazzi. Anche questo qui molto comodo, anche qui non dà fastidio questa zigrinatura qui. La differenza è che con questo qui c'ha il foro e qui no, e poi che la lama come questa è full tang, però qui vedete continua anche fuori, e poi qui troviamo il foro per il cordino. Quello che non mi ero dimenticato di dirvi di questo, che c'è anche in questo, sono le viti. Le viti sono di grado 10.9, perciò un acciaio veramente molto molto resistente sia alla corrosione sia alle varie torsioni. Non ce ne sarebbe neanche bisogno, dico, a mettere dei viti così resistenti, però dico ci sono delle viti di grado 10.9 che per essere più resistenti dovrebbero mettere il grado 12.9, ma già 10.9 basta e avanza, devo dire. Comunque un bel coltello davvero. Anche questo qui ha il suo bel fodero, guardate il rumore quando entro vicino al microfono, sentite? E a differenza di questo fodero qui, qua accompagna più il pollice per andare a estrarlo con più facilità. Sentite che rumore? Veramente dei bei coltelli, mi sono piaciuti tantissimo. Questo è un po' più, fa ancora lo scatto ancora più forte. Bene ragazzi, prima di continuare però vi ricordo di iscrivervi al canale e attivate la campanella delle notifiche e mettete un bel mi piace a questo video. A voi ragazzi non costa nulla, ma per me, come sapete, è molto importante per andare a portarvi altri prodotti interessanti come possono essere questi. Adesso, arrivati a questo punto ragazzi, quale scegliere se dovete comprarne uno? Allora, qui la scelta è molto personale, quindi se cercate un coltello che sia da maltrattare in casi di emergenza, spaccare rami, fare batoning, lo 2 è quello che vi consiglio per fare lavori duri da campo. Questo va benissimo ragazzi, anche per le sue dimensioni oltre che per l'acciaio. Se invece cercate la performance, diciamo, ecco, performance tecnica, se amate un coltello che resti affilato per tutta la durata della vostra uscita, della vostra escursione, senza doverlo riaffinare continuamente, questo è quello che fa per voi, perché lo Sleipner svedese, ragazzi, in confronto allo 2 è una spanna sopra. Come vi dicevo, sul 2 hanno questi foderi in Kydex, non saranno il massimo esteticamente, ma a me veramente devo dire che mi piacciono. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine, spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio la Zapas per avermi dato la possibilità
di poter testare questi prodotti, ringrazio ancora Daniel per la sua disponibilità. Spero di portarvi ancora altri prodotti. Per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!